potente ma meno estrema della sorella Pro. Ciao a tutti da Emiliano e Alvin e benvenuti ad un nuovo video sul canale YouTube Padel Review. Siamo alla Casa dei Padel per parlarvi di un'altra Starbuy. Quale? La Starbuy Triton Soft, che si differenzia dalla Triton Pro, che è una bomba, dalla gomma, perché quella era la EVA Pro 50, questa è la EVA Soft 30, quindi il tatto è leggermente più morbido, maggiore uscita di palla, meno potenza e meno controllo ad altissimi regimi. A regimi un po' più bassi questa racchetta potrebbe anche garantirvi maggiore potenza da Triton Pro se non siete a livello super avanzato. Sei d'accordo? sono d'accordissimo, esatto. E questa è un'altra grande racchetta, andatela subito a comprare pure questa, perché se sei giocatore di sinistra a livello intermedio alto, offensivo, è la tua pala. Comunque sei carichissimo. Sto carichissimo oggi. Dovresti fare le telecronache di Sky, secondo me. Ah no, l'ho fatta. Ah, l'hai fatta? E perché non lo sentite? Speriamo, perché eri lì a vedere la partita, speriamo di avere di nuovo l'opportunità di farla. E adesso parliamo del prezzo. Questa la si porta a casa con 206 euro, codice sconto Carchia10 sul sito Padel Market. Ricordo che è attivo per alcune racchette anche il codice Carchia15, non per questa, Carchia10. 206 euro, compratela, no? Sì. Diciamo che rispetto alla sorellona, questa è un po' più facilotta, sì, decisamente, è un prezzo veramente competitivo. Prezzo competitivo, quindi andatela a comprare, perché il livello che richiede questa racchetta, allora diciamo giocatore di sinistra, sì. Cioè la Triton a destra non si può vedere, cioè è vietato, nonostante poi la gente dice ma ancora dite racchette di destra e di sinistra. Questa a destra solo se sei mancino. Se vedete qualcuno che gioca a destra, prendetela. Prendete, rubatela, dice vabbè, è vietato dal regolamento del padel e quindi ve la requisisco. Comunque giocatore di sinistra intermedio alto in su, mentre la Pro era avanzato. Esatto. Questo qua intermedio alto in su, giocatore offensivo, giocatore che piace giocare potente e che magari non ha ancora quella tecnica proprio super eccelsa per gestire una Pro soprattutto ad alti livelli. Esatto, assolutamente, confermo. Allora andiamo subito a parlare delle caratteristiche tecniche, Alvin. Oh, pensavo dicessi come mi chiamavano una roba. Come? Arvin. Allora parliamo da racchetta. Ha forma a lacrima, con doppio strato di carbonio 3K. Mi ricordi troppo uno. Chi? Pepo? Sì. Pepo ti abbiamo citato nel video su YouTube, adesso così almeno lo vedi. Esatto. E dici chi è il miglior YouTuber, chi sono i migliori YouTuber sul pianeta di recensioni. Allora, senza scherzare, parliamo delle caratteristiche tecniche della racchetta. Forma a lacrima, doppio strato di carbonio 3K, gomma, come detto, EVA Soft 30, tatto duro intermedio, non duro come nella EVA Pro 50, facce ruvide con sistema full plane effect e che effetti, ragazzi! Mamma mia! Manico più lungo del normale per favorire la presa a due mani, noene inside, grip noene, purtroppo un pochino fino, quindi allora tiene tantissimo il grip, però un pochino fino, quindi ci sta che abbiate bisogno di un overgrip. E come l'altro, ti ricordi? Non si è rovinato. Una cosa, curiosità anzi, può essere sia bianco che nero. C'è scritto sul sito di Starbuy, quindi non vi preoccupate se vi arriva bianco e dite ma che non è originale. Il grip può essere di tutti e due i colori, quindi a caso vi arriva. L'accetto con comoda polsiera, non come tutte le Starbuy che alcune hanno il cordino. Questa esatto. qua la polsiera e direi meno male. Alvin, il peso lo sanno già, lo scriverà. Qual è il peso delle racchette Starbuy? Qual è il range? Il range, esatto. Lo sanno? Devo dirlo ancora? Sì, dillo dai. È abbastanza piccolo, diciamo, tra 350 grammi e 385 grammi. E la nostra oggi? La nostra nello specifico pesa 369 grammi. Ma non ci arrivano mai leggere le Starbuy? No, magari. Lanciamento a 26,8 cm, quindi direi è già abbastanza alto. Sì, alto, ma non ci è arrivata il martello di torre, quindi diciamo 26,8 medio alto, che la rende un pochino più gestibile, anche se alla lunga un pochino stanca. Pensa che bello avere una Triton 360 27. Mamma mia. Andrei proprio a comprarla ora. Io ho anche un 3,55 e poi dopo ci metto sopra il protettore. E quanto ti piace mettere il protettore è incredibile. Che non so neanche metterlo, non tra so l'altro. metterlo. E queste sono le caratteristiche tecniche, parliamo di come si comporta da fondo campo. Difficile non fare il paragone con la Triton Pro, che offre maggior controllo perché la gomma è più dura, ma questa ha una maggiore uscita di palla, facilità nei pallonetti, che però, come dici tu, il pallonetto rapido viene meglio di quello controllato. Esatto. Il punto dolce è uguale, però essendo la gomma un pochino più morbida,
sembra che sia un pochino più ampio, perché magari quando uno Esce. stecca riesce magari a tirare dall'altra parte. Perché mentre esce con la un po' di più. Esce un po' di più, quindi con la Pro invece se non la prendi bene il rischio che ti muoia a 1 centimetro dai piedi è molto molto alto. La maneggevolezza non è sicuramente, almeno la qualità più grande di questa racchetta, ma la Triton non è una racchetta maneggevole, perché è una racchetta da giocatore di sinistra offensivo, è una racchetta che ha bisogno di inerzia dall'alto e quindi bisogna avere fisico, capacità e tecnica per poterla gestire. Hai detto fisico? Ho detto fisico. Allora, continua la recensione da solo, ragazzi. Che altro? Comunque il controllo è buono, Sì, cioè, dai. nel senso, per quanto la gomma sia un po' più morbida non è che scappa, Esatto, cioè, nel senso, no. c'è comunque sempre un ottimo controllo, ripeto, pallonetti meglio che nella Triton Pro, è una racchetta con cui puoi giocare tutto, cioè c'è sempre un tatto unico in cui puoi far giocare cichita, Esatto, il tese, tatto pallonetti, è quella cioè, cosa c'è più proprio- particolare. E poi l'altra cosa bella è il suono che fa la racchetta quando colpisce, e soprattutto quando vai a tutto braccio Quando dall'alto. colpisci bene poi. Bam, bellissimo, poi il bel suono di Star Vai. Ma adesso che me ne ho parlato, la provo da fondo campo con Alvin che mi mette alla prova. Triton Soft da fondo campo. Non la racchetta più maneggevole del mondo, ma comunque potenza, controllo davvero ottimi e anche più facilità nel fare i pallonetti ad 1 centimetro dal vetro. Anche qui si sente tantissimo la palla e, come detto, rispetto alla Pro esce molto più facilmente e quindi questo aiuta soprattutto quando si giocano i pallonetti. Racchetta rigida, racchetta secca, quindi non maneggevole, perché purtroppo il peso delle Star Vai raramente ci capita come lo vorremmo. Alvin fa i chilometri, non sa più come difendere a rete. Vai Alvin, alza un po' il ritmo. Niente, è immobile, proprio immobile. Lo smarmello con il pallonetto e torna indietro. Devi alzare un po' il ritmo, Alvin, e tirarla in campo, vai. Sì, ma stiamo giocando sulla diagonale qua, non è che devi smashare di là che fa tutto questo sforzo per tirare uno all'ora. E riprova. Ma si sente tantissimo, benissimo, anche come è stato detto, pallonetto rapido piuttosto che quello controllato, avete visto? In back rapido. Va su che è una meraviglia, vai, ultime palline. Lì, pallonetto rapido. Come avete visto, purtroppo Alvin tira a caso oggi. Dominante, dominante. L'ho provata qui a destra, ma questa è una racchetta da sinistra, anche a fondo campo. Alvin, dici a rete che bomba è questa racchetta? Beh, è un bel cannoncino, non di quelli siciliani. Non di quelli di Panarello. Esatto. Perché? Perché comunque rispetto ovviamente alla Triton Pro, la sorellona Triton Pro, ha più facilità di uscita di palla e quindi, però attenzione, il vetro raramente l'ho preso anche con questa racchetta, che comunque non è facilissima da muovere, quindi non è una racchetta rapida dove quando magari giocate con un livello abbastanza alto, la palla arriva veloce, non avrete tempo di aprire troppo. La racchetta rispetto alla sorellona ha un'uscita di palla maggiore e quindi a bassi regimi ti dà più potenza, mentre invece ad alti regimi diciamo che quella è un po' più Sì, però parliamo esplosiva. proprio di... Sì, piccolezze, esatto. A livello nostro... A livello nostro cambia quasi nulla, anzi... Quasi niente. Cioè, forse se mi davate la racchetta, la soft, forse non avrei neanche capito a non rete. dico così, se no ti sminuisci dopo tante recensioni. Vabbè, dai, avrei capito, perché è più pesante anche quella. E sì, devo dire, questa qua un pochino più maneggevole, secondo me, e poi gli effetti uscivano belli rapidi, però come nell'altra predilige il gioco rapido. Cioè, come dicevo anche prima a te, mentre facciamo qualche test di racchette, quando facciamo il pallonetto veloce, proprio predilige il gioco offensivo, il gioco rapido, il gioco aggressivo, il gioco dove bisogna avere fisicità per usare questa racchetta e anche la sorellona.
e quindi sono racchette aggressive, racchette di potenza, racchette che ti invogliano a fare punto anche direttamente su una volée. Nel gioco di volea non mi ha entusiasmato, ma pensavo peggio. Poi, manico a me piace tanto, quindi anche l'impugnatura nel bloqueo l'ho trovata solida, e nella deada l'ho sentita molto bene, anche se questa un pochino esce un pelo di più, ma ci bisogna fare l'abitudine. Però devo dire che comunque... Una gran pala. Gran pala, soprattutto appena si avanza, si va avanti a rete. Si domina. Sono queste racchette, ovvio, quelle aggressive, Aggressive. che ti piacciono. Ora mi vedrete sicuramente, la prima esordirò con palla al vetro, vediamo se riesco a far punto a Emiliano che è in formissima. Eccoci con la Triton Soft, però attenzione, non è che il soft, non pensate che sia una racchetta leggerina, anzi, tutt'altro. Cioè la palla, oddio come è uscita, la palla comunque viaggia, è una racchetta d'attacco che quando anche non si vuole aumentare il ritmo, si aumenta il ritmo, cioè proprio è una racchetta da giocatore di sinistra, da giocatore offensivo, da giocatore che non ama perdere tempo in giochettini, che abbia voglia di anche magari chiudere il punto con una volée. L'uscita di palla è buona e devo dire che rispetto al sorellone, come ho detto anche prima, l'uscita di palla ha un ritmo blando, sembra maggiore ed è anche un pochino più facile. Anche gli effetti, guardate che sono buoni. E poi vi parte, perché con questa vi parte la voglia di tirare forte. Quello è un piccolo problema. Vai Emi, aumentiamo ancora il ritmo. Vi invoglia di tirare forte, è incredibile. Ti hai visto anche con il rovescio si riesce a essere abbastanza incisivi, mentre quando la palla vi arriva di dritto ed è palla abbastanza facile, diciamo che il punto non dico che è certo, ma quasi. Vediamo se mi tieni. L'avversario dovrà solo fare cicchite, perché se appena alza la palla o una palla comoda rischia di perdere direttamente il punto. Vai Emi, 2 bloqueo. Vabbè, racchetta solida. Perfetta, ancora una. Molto, anche con una mano sola, molto facile da gestire. Vai una deada. Allora, scappa un po' all'inizio, ce n'è un'altra. Scappa un pochino all'inizio, ma poi dopo, se ci prendete la mano, rispetto alla sorellona, l'uscita di palla è un pochino maggiore, però è un attimo prendersi la mano, come in questo caso. Provata a rete, ora è il momento di Emi, mamma mia, dall'alto. Beh, dall'alto è potente, quindi è una racchetta che, come spesso almeno mi accade quando so che ho in mano una racchetta potente, invoglia a tirare forte anche quando magari non servirebbe e non si dovrebbe. Però è una racchetta che comunque ha un ottimo smash piatto, vibora, si sente tanto sul kick, il per 3 esce bene perché gli effetti sono top, quindi è una racchetta che dall'alto è potente, cioè nel senso che se avete tecnica con questa vi divertirete sicuramente, e che comunque quando il livello non è super avanzato ed è un po' più basso, questa qua magari vi aiuta anche a generare una potenza che con la Pro magari non riuscireste ad avere. Quindi ripeto, questa qua amplia un po' la platea di giocatori che possono sfruttarla al meglio rispetto alla Pro, dove secondo me il livello è veramente avanzato per essere sfruttata e per divertirsi. Quindi la provo subito perché è difficile parlarne se non farvi vedere come si comporta dall'alto. Guardate quante palline escono. Triton Soft, vai, andiamo a scannoneggiare. Sentite proprio il rumore che fa, è bellissimo questo suono. Sbam. Bam. Questa racchetta, ricordiamolo,
Made in Spain. Alvin ce l'ha data in faccia e penso si sia rotta 2 denti. Adesso proviamo qualche kick. You want this? Do this. Vai, proviamo qualche per 3. Para fuori, Pure questa, 3 on 3, si fanno per 3 con la Triton Soft, sì. Decisamente anche in partita. Vai, chiudiamo con qualche smash, ma racchetta offensiva da giocatore di sinistra. Con cui niente, tirare forte, ripeto, a ritmi un po' più blandi, questa può risultare più potente della Triton Pro, però gran pala. Alvin, prendi il telefono, apri velocemente il file dove hai tutti i voti. È già aperto. Ah, meno male, perché adesso diamo i voti alla Starbite Triton Soft, quella con gomma EVA Soft 30, partendo da fondo campo, 8, pallonetti, 7, a rete, 9, controllo, 7, maneggevolezza, 6,5, uscita di palla, 7,5, punto dolce, 7, effetti, 9, potenza, 8,5, per 3, 8,5, smash, 8,5, vibora. 9. E adesso ultimo e 13° voto, rapporto qualità-prezzo a 206 euro. 7,5. Abbiamo dato anche in questo caso super voti ad una super pala che, siamo dimenticati di dirlo, esteticamente è davvero figa, ma è uguale alla Triton Pro, cambia soltanto qui la scritta Eva Pro e Eva Soft, quindi se non sapete qual è dovete guardare sul lato dove c'è il nome della gomma. Adesso Alvin, prima di salutarci della mia domanda finale che è scontatissima, quale... Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, dite a un vostro amico di iscriversi al canale e quinta ultima cosa, rispondete alla domanda un pochino scontatina di Emiliano. Triton Pro o Triton Soft? Scrivetelo nei commenti. Io con la Pro. Pro. Anche io Pro. Però guardate che la Soft è una super pala, quindi non lasciatevi Attenzione. troppo influenzare da questo nostro commento finale. Perché noi siamo anche avanzati. Perché noi siamo dei pro, non oggi. Ciao! Ciao!